Nelle profondità dell'Amazzonia, dove la luce del sole fatica a toccare il suolo, tre ombre si muovono furtivamente. Il giaguaro, silenzioso come la notte. L'anaconda, paziente come il fiume. Il caimano nero, immobile come una trappola antica. In questo mondo nascosto, ogni incontro può cambiare il destino di una vita. L'Amazzonia non è soltanto una foresta. È un continente verde che respira, un organismo vivente grande quanto l'Europa occidentale. Si estende per oltre 5 milioni di chilometri quadrati, attraversando 9 paesi del Sud America. Il suo cuore è il Brasile, ma le sue radici affondano anche in Perù, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana e Suriname. Al centro scorre il Rio delle Amazzoni, il fiume più imponente della Terra, un colosso d'acqua con una portata maggiore di tutti i grandi fiumi europei messi insieme. Le sue ramificazioni formano una rete intricata di canali, paludi e foreste allagate che cambiano volto ad ogni stagione. Ma l'Amazzonia non influenza solo chi vive qui. Le sue piante rilasciano miliardi di tonnellate di vapore acqueo ogni giorno, creando correnti atmosferiche che viaggiano per migliaia di chilometri. Questi fiumi volanti portano pioggia alle Ande, nutrono le pampas argentine e contribuiscono al clima dell'intero emisfero sud. La foresta amazzonica è una macchina biologica che produce ossigeno, immagazzina carbonio e ospita oltre il 10% di tutte le specie conosciute sul pianeta. Un archivio vivente dell'evoluzione, ancora in gran parte inesplorato. La prima cosa che colpisce chi entra nella foresta amazzonica è la sensazione di essere avvolto. La luce filtra dall'alto in lame sottili, come se il cielo fosse stato frantumato in 1000 pezzi. L'aria è densa, carica di umidità, profumi vegetali e particelle invisibili. Ogni centimetro è vivo: radici, foglie, muschi, funghi, insetti, organismi che si intrecciano in un equilibrio complesso e fragile. La foresta amazzonica è strutturata in 4 grandi livelli, ognuno con un ruolo preciso. In alto, a oltre 50 metri dal suolo, si trova il regno dei giganti vegetali. Qui gli alberi più alti sfidano la luce, competendo per ogni raggio di sole. Le loro chiome formano torri naturali che emergono dal resto della foresta, come isole verdi sospese nel cielo. È un mondo ventoso, luminoso, difficile da raggiungere, dove vivono organismi adattati a un'esistenza quasi aerea. Subito sotto si estende la canopy, la volta principale della foresta. È qui che avviene la maggior parte della fotosintesi ed è qui che si concentra la biodiversità più ricca. La canopy è un labirinto tridimensionale di rami, foglie e liane che si intrecciano in tutte le direzioni. È un'autostrada sospesa, percorsa da creature che raramente toccano il suolo. Le piante competono per la luce, gli insetti per il territorio, i funghi per la materia organica. Ogni metro quadrato è un microcosmo. Più in basso, dove la luce arriva attenuata e frammentata, si trova il sottobosco. Qui regna la penombra. Le piante che vivono in questo livello hanno sviluppato foglie più grandi per catturare ogni residuo di luce. L'umidità è costante, il terreno è morbido, ricco di detriti vegetali in decomposizione. È un ambiente ideale per funghi, insetti e organismi che prosperano nell'ombra. Molti di essi sono ancora sconosciuti alla scienza. Infine c'è il suolo, il livello più oscuro e allo stesso tempo più fondamentale. Qui, sotto uno strato di foglie e radici, si nasconde una rete invisibile. Un mondo sotterraneo fatto di miceli, batteri e organismi decompositori. È il motore della foresta. Senza di loro nulla potrebbe crescere. Ogni foglia caduta, ogni ramo spezzato, ogni residuo organico. Ma la foresta amazzonica non è solo verticale, è anche orizzontale, fatta di connessioni invisibili che uniscono piante e organismi in modi sorprendenti. Le radici degli alberi comunicano tra loro attraverso reti di funghi sotterranei, scambiando nutrienti e segnali chimici. Alcune piante avvertono le altre della presenza di predatori, rilasciando sostanze nell'aria che viaggiano per decine di metri. Un altro elemento fondamentale è la stagionalità. A differenza di molte foreste del mondo, l'Amazzonia non ha stagioni fredde. Ha invece un ciclo di piene e secche che trasforma radicalmente il paesaggio. Durante la stagione delle piogge, milioni di ettari vengono sommersi.
Gli alberi si adattano a vivere con le radici nell'acqua, i semi galleggiano, i pesci nuotano tra i tronchi. Quando l'acqua si ritira, emergono nuove superfici, nuove opportunità, nuovi pericoli. È un ambiente in costante trasformazione. Nel cuore dell'Amazzonia, dove la foresta incontra l'acqua, 3 predatori dominano il regno delle ombre. Sono diversi per forma, strategia e comportamento, ma condividono la stessa eredità. Milioni di anni di evoluzione in uno degli ambienti più difficili del pianeta. Il caimano nero è il sovrano indiscusso delle acque amazzoniche. Con i suoi 5, talvolta 6 metri di lunghezza, è uno dei più grandi rettili del Sud America. La sua pelle scura, quasi lucida, lo rende invisibile nelle acque nere dei fiumi e delle lagune. È un predatore antico, un relitto vivente che ha affinato la sua strategia per milioni di anni. Il suo potere non sta nella velocità, ma nella pazienza. Il caimano nero è un maestro dell'immobilità. Rimane fermo per minuti, a volte ore, con solo gli occhi e le narici che emergono dall'acqua. Da quella posizione osserva tutto: il movimento di un pesce, il passo incauto di un mammifero, il fruscio di un uccello che si avvicina alla riva. Quando attacca, lo fa con una forza esplosiva. La sua mascella può esercitare una pressione impressionante, sufficiente a spezzare ossa e immobilizzare prede molto più grandi di lui. Se il caimano è il guardiano del fiume, l'anaconda verde è la sua ombra serpentina. È uno dei serpenti più pesanti del mondo, capace di superare i 200 kg e gli 8 metri di lunghezza. Ma nonostante la sua mole, si muove con una grazia sorprendente. L'acqua è il suo elemento, la sostiene, la nasconde, la rende letale. L'anaconda non ha bisogno di correre, non insegue, attende. Si avvolge tra le radici sommerse, si mimetizza tra le piante acquatiche, si lascia trasportare dalla corrente come un tronco inerte. Le sue narici e i suoi occhi sono posizionati in alto sul cranio, permettendole di respirare e osservare senza emergere completamente. Quando una preda si avvicina, l'attacco è fulmineo. Il serpente avvolge il corpo della vittima con una forza immensa, portando rapidamente alla perdita di coscienza. È una strategia evolutiva perfetta, che richiede precisione, potenza e un controllo muscolare straordinario. L'anaconda è un predatore opportunista. Si nutre di pesci, uccelli, capibara, cervi e talvolta persino di caimani giovani. Ma non è un mostro insaziabile. Dopo un pasto abbondante può rimanere immobile per giorni, digerendo lentamente grazie al calore dell'acqua e del sole. La sua vita è legata ai cicli del fiume. Durante la stagione delle piene, l'anaconda esplora nuovi territori, seguendo l'acqua che invade la foresta. Durante la secca, si ritira nelle zone più profonde, dove la vita continua a scorrere anche quando tutto intorno sembra fermarsi. Tra tutti i predatori dell'Amazzonia, il giaguaro è il più enigmatico. È l'unico grande felino del Sud America e uno dei più potenti del mondo. Il suo corpo è compatto, muscoloso, costruito per la forza più che per la velocità. Le sue macchie, rosette nere su un manto dorato, sono un capolavoro di mimetismo. Il giaguaro è un predatore solitario. Si muove con passi silenziosi, quasi impercettibili. I suoi sensi sono finissimi. Vista, udito e olfatto lavorano insieme per individuare la preda anche nella vegetazione più fitta. Ma ciò che lo distingue da tutti gli altri felini è la sua mascella. Nessun altro grande felino ha un morso così potente in proporzione al corpo. È in grado di perforare il cranio di una preda con un solo morso, una tecnica unica nel mondo dei felini. A differenza di molti altri predatori terrestri, il giaguaro è anche un eccellente nuotatore. Entra in acqua senza esitazione, attraversa fiumi, caccia tra le radici sommerse. Questa abilità gli permette di competere direttamente con caimani e anaconde, rendendolo uno dei pochi predatori in grado di sfidare entrambi. L'Amazzonia non è solo un luogo di predatori e ombre, è anche la casa di creature straordinarie, ognuna con una storia evolutiva unica, un comportamento sorprendente, un ruolo essenziale nel grande equilibrio della foresta. Alcune sono lente, altre veloci, altre ancora maestose. Tutte, però, raccontano la stessa verità. La biodiversità amazzonica è un capolavoro vivente. Il bradipo è forse l'animale più iconico e frainteso dell'Amazzonia. La sua lentezza non è un difetto, ma un adattamento perfetto.
Muovendosi lentamente consuma pochissima energia e diventa quasi invisibile ai predatori. Il suo metabolismo è tra i più lenti del regno animale. Può impiegare giorni per digerire un pasto e scende a terra solo una volta alla settimana. La sua vita si svolge quasi interamente sugli alberi. Le sue lunghe braccia, dotate di artigli ricurvi, gli permettono di appendersi ai rami con una presa sorprendentemente forte. Il suo pelo ospita alghe e piccoli organismi che gli conferiscono una colorazione verdastra, ideale per mimetizzarsi tra le foglie. Il bradipo è un esempio perfetto di come l'evoluzione possa seguire strade inaspettate. In un mondo dove tutto corre, lui ha scelto di rallentare. Il capibara è il roditore più grande del mondo, ma nonostante la sua mole è un animale sorprendentemente pacifico. Vive in gruppi sociali numerosi, spesso vicino all'acqua dove trova rifugio dai predatori. La sua pelle spessa e il suo corpo compatto lo rendono un eccellente nuotatore. Può restare immerso per diversi minuti, emergendo solo con occhi e narici. Il capibara è un erbivoro specializzato. Si nutre di erbe, piante acquatiche e frutti caduti. La sua dieta e il suo comportamento sociale lo rendono un ingranaggio fondamentale dell'ecosistema. Disperde semi, mantiene la vegetazione sotto controllo e offre cibo a numerosi predatori. In un ambiente competitivo come l'Amazzonia, il capibara dimostra che la cooperazione può essere una strategia vincente. L'ara macao, con il suo piumaggio rosso, giallo e blu, è uno degli uccelli più spettacolari del pianeta. Il suo volo è un'esplosione di colori che attraversa la foresta come un lampo. Ma la sua bellezza non è solo estetica, è un messaggio evolutivo, un segnale di salute e vitalità. Le ara macao vivono in coppie monogame e formano gruppi sociali complessi. Sono tra gli uccelli più intelligenti dell'Amazzonia, comunicano con vocalizzazioni elaborate, riconoscono i membri del gruppo e imparano rapidamente nuovi comportamenti. Il loro ruolo ecologico è fondamentale. Si nutrono di frutti e semi, contribuendo alla dispersione delle piante su vaste aree. Alcune specie di alberi dipendono quasi esclusivamente da loro per la riproduzione. L'aquila arpia, la regina dei cieli amazzonici. L'arpia è uno degli uccelli rapaci più potenti del mondo. Con un'apertura alare che può superare i 2 metri e artigli più grandi di quelli di un orso, è un predatore formidabile. Vive nelle zone più alte della foresta, dove costruisce nidi enormi, spesso utilizzati per anni. La sua caccia è un capolavoro di precisione. L'arpia si lancia tra gli alberi con una velocità sorprendente, afferrando bradipi e scimmie con una forza devastante. La sua capacità di manovrare in spazi stretti la rende unica tra i rapaci. Nonostante la sua potenza, l'arpia è una specie vulnerabile. Ha bisogno di grandi territori e di alberi giganti per nidificare. La sua presenza è un indicatore di foresta sana e intatta. Il formichiere gigante è uno degli animali più affascinanti dell'Amazzonia. Con il suo muso allungato, la lingua appiccicosa e le unghie ricurve, è perfettamente adattato a una dieta specializzata: formiche e termiti. Può consumarne decine di migliaia in un solo giorno. Il suo passo lento e il suo aspetto pacifico nascondono una forza sorprendente. Le sue unghie possono infliggere ferite profonde e quando si sente minacciato assume una postura eretta, mostrando tutta la sua imponenza. Il formichiere svolge un ruolo ecologico essenziale. Controlla le popolazioni di insetti sociali, prevenendo la distruzione di alberi e radici. In un mondo dominato da predatori e prede, il formichiere gigante segue una strada tutta sua, quella della specializzazione estrema. Nell'Amazzonia, sopravvivere non significa solo cacciare o sfuggire ai predatori, significa adattarsi. Per questo, molte delle creature che abitano la foresta hanno sviluppato un'abilità straordinaria: il mimetismo. Alcuni insetti sembrano foglie, altri rami spezzati, altri ancora gocce di pioggia. Il loro corpo è un travestimento perfetto, un'opera d'arte evolutiva. Uno degli esempi più sorprendenti è l'insetto foglia. Le sue ali imitano non solo la forma delle foglie, ma anche le venature, le macchie, persino i segni lasciati dagli insetti erbivori. Quando si muove, oscilla leggermente come se fosse spinto dal vento. È un'illusione così convincente che persino i predatori più esperti possono ignorarlo.
Ma il mimetismo non è l'unica strategia. Alcune specie hanno scelto la via opposta: farsi notare. Le rane dai colori vivaci, come la rana freccia, usano il loro aspetto appariscente per comunicare un messaggio chiaro: non toccarmi. La loro pelle contiene tossine potentissime, sviluppate per scoraggiare qualsiasi predatore. È un linguaggio universale, compreso da tutti gli abitanti della foresta. Altre creature hanno sviluppato adattamenti ancora più estremi. La rana di vetro, ad esempio, ha un ventre completamente trasparente. Attraverso la pelle si possono vedere gli organi interni, il cuore che batte, il cibo che viene digerito. Questa trasparenza non è un capriccio della natura, è una strategia di sopravvivenza. Nelle notti umide, quando la rana si appoggia sulle foglie, la luce della luna attraversa il suo corpo, rendendola quasi invisibile. Questo è un viaggio nella creatività della natura, un'esplorazione delle strategie che permettono alla vita di prosperare in uno degli ambienti più competitivi del pianeta. Ad oggi, nonostante decenni di spedizioni, satelliti, droni e tecnologie avanzate, gran parte della foresta rimane inesplorata. Ogni anno vengono scoperte nuove specie, nuovi comportamenti, nuove interazioni. È un mondo che continua a sorprenderci. La foresta amazzonica è un archivio vivente dell'evoluzione. Si stima che oltre il 90% delle sue specie non sia ancora stato studiato in dettaglio e molte non sono nemmeno state identificate. Questo significa che ogni passo, ogni foglia sollevata, ogni tronco osservato può rivelare qualcosa di completamente nuovo. La foresta amazzonica è anche un luogo di comportamenti rari, osservati solo poche volte. Alcuni pesci, ad esempio, sono in grado di camminare sul fondo fangoso usando le pinne come zampe. Altri, come il pesce arciere, sputano getti d'acqua per colpire insetti sui rami bassi, dimostrando una precisione sorprendente. Tra gli uccelli, uno dei più enigmatici è l'oazzin, spesso chiamato l'uccello preistorico. I suoi piccoli nascono con artigli sulle ali. Questi artigli permettono ai pulcini di arrampicarsi tra i rami e sfuggire ai predatori. È un comportamento unico che la scienza non ha ancora completamente spiegato. Ma forse i misteri più profondi riguardano le zone inesplorate della foresta. Ci sono aree così remote, così difficili da raggiungere, che nessun ricercatore le ha mai attraversate completamente. Alcune sono protette da fiumi impetuosi, altre da montagne ricoperte di vegetazione impenetrabile. Ogni creatura che abbiamo incontrato, dal bradipo all'arpia, dal caimano al giaguaro, racconta una parte della stessa storia, quella di un ecosistema che vive in equilibrio da milioni di anni. Ma questo equilibrio oggi è in pericolo a causa dell'uomo. Ogni anno migliaia di ettari di foresta vengono abbattuti per far spazio a pascoli, coltivazioni intensive, miniere e infrastrutture. La deforestazione non è un evento improvviso, è un processo lento, frammentato, che avanza come una ragnatela di ferite nel tessuto della foresta. Quando un albero cade, non scompare solo un tronco, scompare un microcosmo. Scompaiono insetti, funghi e piccoli mammiferi. Ogni taglio modifica l'equilibrio di un intero ecosistema. La perdita di foresta ha conseguenze che vanno ben oltre i confini dell'Amazzonia. Gli alberi immagazzinano enormi quantità di carbonio. Quando vengono abbattuti o bruciati, questo carbonio torna nell'atmosfera, contribuendo al riscaldamento globale. Eppure non tutto è perduto. In molte regioni progetti di riforestazione, riserve protette e iniziative comunitarie stanno dimostrando che la foresta può rinascere. Ma il tempo è un fattore decisivo. L'Amazzonia può rigenerarsi se le diamo la possibilità di farlo, perché i suoi misteri non sono finiti. Sono appena iniziati.